Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proseguiamo la serie dedicata a Masters of the Universe dipingendo Orko. Sul canale, in una playlist dedicata, trovate anche gli episodi precedenti, nei quali abbiamo unito aerografo e pennello, mentre oggi useremo solo il pennello, ad eccezione del primer che avevo già realizzato. Prima di cominciare vi ricordo che ho aperto una data per il 4-5 maggio a Bergamo per un corso di pittura dal vivo. È un corso in 2 giornate, adatto a tutti i livelli di esperienza, nel quale affronteremo molti argomenti utili e basilari quali lo skin tone, la teoria del colore, l'abbinamento tra i colori e la resa dei materiali. Sono rimasti pochi posti, quindi se non volete perdervi l'occasione di dipingere insieme e conoscere altri appassionati, trovate il link qui sotto in descrizione e nel primo commento in evidenza. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo con il video di oggi. Come dicevo, il primer l'avevo creato ad aerografo usando nero, il grigio a 45 gradi e il bianco in concomitanza con le fonti di luce, in questo caso i pugni che emettono scintille. Potremmo partire anche da base grigia monocromatica, ma per sfruttare meglio quello che ho attualmente comincio con un rosso scuro leggermente alleggerito sull'intero cappello. Facciamo quindi la stessa cosa sul vestito, ma utilizzando un rosso più acceso e brillante. Ora che la base è asciutta, utilizzando il rosso acceso ma questa volta pieno e coprente, illuminiamo la parte frontale alta del cappello, così come la punta. Interrompiamo circa a metà questo colore e sul retro e nelle pieghe ripassiamo con il rosso scuro della base. Possiamo sfumare i due colori tra loro mentre sono ancora bagnati, oppure creare semplicemente un mix tra i due da posizionare nell'area di stacco. Lasciamo asciugare e poi schiariamo ulteriormente alcune aree ben definite del davanti, prima con una miscela di arancione e rosso e poi successivamente soltanto con l'arancione. In questo modo daremo molta luce e brillantezza a quella zona, dato che copre il viso del personaggio e attira quindi l'attenzione. Inseriamo nella nostra palette il colore viola, in questo caso quello chimera, di cui ne basta veramente pochissimo per ottenere una grande saturazione. Lo uniamo al rosso scuro e creiamo un colore da usare sul vestito nelle ombre generate dal cappello e leggermente meno coprente nelle aree centrali del vestito. Per rendere luminose e magiche le mani, uniamo azzurro e bianco e creiamo una miscela da utilizzare nei contorni delle mani, se sono già bianche, o in alternativa su tutte le mani e l'alone adiacente. Una volta che abbiamo definito la grandezza voluta, riprendiamo il rosso violaceo appena usato e lo portiamo adiacente agli aloni azzurri. Per ora non ci curiamo del muretto dietro e aggiungiamo un po' di azzurro anche nel profilo finale delle maniche. Unendo quindi azzurro e rosso della base, otteniamo un colore a metà tra i due, che posizioniamo intorno all'alone azzurro, come fosse una transizione generata proprio dalla luce che illumina il tessuto rosso. Lo alleggeriamo appena, rendendolo meno coprente e lo utilizziamo per sfumare meglio il passaggio con il rosso e rendere appena più scura la zona dell'alone. Questo perché ora, con un pennello sottile e l'azzurro pieno e coprente, creiamo delle diramazioni non regolari, delle scintille, che partono dai pugni e si diramano in ogni direzione. Con il bianco puro intensifichiamo nuovamente il centro dei pugni e aggiungiamo qualche scintilla più chiara nelle zone adiacenti.
Prima di passare alla basetta, concludiamo il personaggio con alcuni piccoli dettagli mancanti, partendo dal cerchio nero sul vestito. Con lo stesso colore scuriamo l'area degli occhi, mentre con il viola usato prima, appena schiarito con del bianco, coloriamo la sciarpa. Una volta asciutti completamente, ripassiamo i cerchietti degli occhi con il bianco pieno e coprente, così da renderli brillanti, in un passaggio appena successivo grazie al giallo primario. Quando sarà asciutto sarà molto semplice reinserire al centro di ognuno degli occhi un piccolo cerchietto nero. Con un mix di viola e azzurro coloriamo le uniche parti di pelle scoperta, ovvero le orecchie, che in pochi passaggi schiariremo dalla parte superiore con via via sempre più azzurro. Pochi semplici passaggi per dare definizione e rendere chiara la forma anche di questo elemento. Per creare una leggera luce sulla sciarpa uniamo viola e bianco e mettiamo in risalto alcune pieghe centrali. Per l'anello centrale nero creiamo un semplice grigio e schiariamo la sezione alta e bassa, oltre che il profilo esterno per farlo risaltare meglio dallo sfondo. Infine, con pochissime pennellate sfumiamo lo stacco tra i grigi, intensificando se necessario le aree nere. Per maggiore definizione anche del cappello uniamo giallo e arancione e profiliamo anche quello, così come il vestito, con il rosso acceso. A questo punto siamo pronti a passare alla basetta, che io ho deciso di fare sui toni del viola per renderla più armoniosa con la luce azzurra nella parte alta. Cominciamo quindi colorando l'intera basetta e metà del muro con il viola. Nella parte alta del muro optiamo invece per il mix di viola e azzurro usato già per le orecchie, sfumandolo velocemente con la parte viola sotto. Lasciamo asciugare completamente e nel frattempo aggiungiamo il magenta alla palette. Questo ci servirà per dare definizione ai mattoni partendo da quelli sul terreno, dei quali coloriamo il contorno ma enfatizzando il profilo esterno. Facciamo più passate lasciando sempre asciugare la precedente e colorando poi leggermente anche la parte bassa del muro. Nella parte alta invece coloriamo le aree vicine alle mani, laterali e sul retro con l'azzurro. Lo utilizziamo anche per creare il profilo alto dei mattoni come se fossero appunto illuminati dalle scintille. Per i mattoni nella metà inferiore invece creiamo i profili con il magenta, questa volta quelli rivolti verso il basso. Coloriamo infine anche il profilo della basetta e finiamo così il personaggio di Orco. Come sempre, spero che vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature. Vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.